Capitolo primo. L'esilio, il fatto. Dell'Antico Testamento la gran massa dei cristiani conosce soprattutto l'Esodo, per i famosi episodi che l'hanno determinato, l'Egitto dei faraoni, il passaggio del Mar Rosso e in specie i 10 comandamenti dati da Yahweh nell'ambiente del deserto sinaitico, hanno reso familiare un evento della storia della salvezza sin da quelli che, purtroppo, si dicono i tempi del catechismo. Molto meno noto invece è l'evento biblico dell'esilio, successivo alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio nel 587 a.C. Porse la cornice mesopotamica entro cui si inquadra il difficile linguaggio dei profeti insieme con le costanti tematiche della conversione e della speranza lo hanno allontanato un poco dalle consuetudini della memoria. Vi ha contribuito, per la sua parte, l'idea che il Dio dell'emancipazione dalla schiavitù d'Egitto sia il Dio della potenza e della redenzione sociale, mentre la vicenda dell'esilio sembrerebbe mortificare la gloria del nome, quasi si trattasse di un episodio spiacevole, meno adatto a una certa concezione della storia della salvezza. Proprio su questo dispiacere si basa e prende avvio la nostra meditazione biblica. Essendo però l'esilio strettamente connesso con gli avvenimenti della vita politica e religiosa dell'epoca, è necessario situare quest'evento nella sua realtà storica, prima di esaminarne le istanze teologiche e spirituali sul piano della fede. Questo primo capitolo intende, quindi, lumeggiarne il panorama. 1. L'ambiente mesopotamico. Quello che nella letteratura biblica viene detto esilio o cattività di Babilonia è un periodo storico che va del 598 al 538 a.C., cioè dalla prima deportazione degli abitanti di Gerusalemme all'editto di Ciro, il re persiano che liberò gli esuli ebrei e autorizzò la ricostruzione del Tempio. Ma potremmo anche prendere come data d'inizio il 722, anno della caduta di Samaria, quando gli ebrei secessionisti del regno settentrionale vennero deportati nella regione di Ninive, cioè in Assiria, nella Mesopotamia settentrionale, mentre, dopo la distruzione di Gerusalemme, nel 587, gli ebrei di Giudea verranno trapiantati nella Mesopotamia meridionale, in Babilonia. Le due deportazioni costituiscono vicende capitali nella storia di Israele e insieme nella storia della salvezza. A motivo delle ripercussioni che ebbero nella comunità del popolo eletto, la crisi doveva trasformarlo, come già i 40 anni nel deserto del Sinai, al tempo dell'Esodo. La fede in Yahweh ne uscirà purificata, in quanto l'esilio fu un tempo di conversione e di riscoperta della parola di Dio, e insieme un periodo di critica teologica del paganesimo e delle sue divinità. La stessa storia del popolo eletto sarà ripensata in senso più soprannaturale, alla luce della predicazione dei profeti. È con l'esilio che la comunità israelitica si prepara a diventare un popolo teocratico, al cui centro soprattutto un libro biblico rappresenterà il compendio dell'intero corpo di leggi mosaiche. Questo libro sarà il Deuteronomio. Certamente l'esilio fu il rimedio estremo cui Dio ricorse per sanare le piaghe teologiche e morali del suo popolo, ma da questa esperienza Israele trarrà una profonda spiritualità, che verrà poi assimilata dalle prime generazioni cristiane. La configurazione geografica. Diamo ora uno sguardo alla Mesopotamia biblica, terra d'origine e insieme terra d'esilio per il popolo d'Abramo. Corrispondeva in gran parte all'odierno Iraq, cioè a quella zona compresa tra il Golfo Persico a sud, l'Iran a est, i monti dell'Armenia a nord e il deserto siro-arabico a ovest. Del resto la parola stessa Mesopotamia, di origine ellenistica, è un termine geografico che significa la regione in mezzo ai fiumi, il Tigri e l'Efrate. In questa regione, ai tempi biblici, non esistette mai una vera unità politica ed etnica, e si parla piuttosto di Sumer, Akkad, Assur, Babilonia, eccetera, a seconda delle varie civiltà che vi si susseguirono e anche si sovrapposero. Parimenti nella Bibbia non esiste un termine unico per designarla, e noi la potremmo indicare politicamente con i termini correnti di Assiria o Mesopotamia settentrionale, e Babilonia o Mesopotamia meridionale.
La sua grande importanza sta nel fatto che le prime luci della civiltà apparvero nelle fertili vallate fra il Tigri e l'Efrate. Già nel IV millennio a.C. la più importante fra tutte fu l'invenzione della scrittura da parte dei Sumeri, insediati nella bassa Mesopotamia, e dalla scrittura germogliò la storia. In quest'area si formarono popoli irrequieti e attivi, che vennero in stretto contatto con l'ambiente biblico, e del resto, la stirpe di Abramo era originaria di Ur, città del delta formato dalle foci del Tigri e dell'Efrate, detto oggi Satt el-Arab. Tale era la notorietà e l'imponenza dell'Eufrate che nella Bibbia spesso viene designato semplicemente il fiume. Nasce nell'Armenia, attraversa la Mesopotamia e sbocca nel Golfo Persico dopo aver ricevuto le acque del Tigri, mentre ai tempi biblici i due fiumi sfociavano separati. Negli ultimi millenni, poi, il letto dell'Eufrate si è trasferito notevolmente, al punto che oggi le località di molte fra le antiche città mesopotamiche, come Nippur, Uruk, Ur, Babilonia, e Ridù non si trovano più sulle rive del fiume dove erano sorte. Questi due fiumi fecero della Mesopotamia una regione soprattutto agricola, ma per le sue vie fluviali essa divenne sin da allora un'area di commerci e di espansione economica. I popoli insediati sul loro percorso esportavano cereali, datteri, tessuti, pelli e bitume lungo le varie piste di commercio con l'Occidente. Importavano legname dal Libano, metalli, vino e olio dalla sponda del Mediterraneo, pietra pregiata persino dell'Etiopia, avorio dall'India. Oggi i 3/4 del suolo mesopotamico è coperto da steppe, delle quali la metà è deserto assoluto, anche se il sottosuolo è ricchissimo di idrocarburi. 1/10 appena delle sue terre è coltivabile, specialmente nelle zone periodicamente invase dalle inondazioni dei due fiumi, i quali permettono però una fitta rete di opere di irrigazione. E infatti ai lavori di canalizzazione nel sud mesopotamico vennero destinati anche gli esuli ebrei nel VI secolo a.C., ce lo ricorda il Salmo 137, là, sui fiumi di Babilonia, sostammo e piangemmo al ricordo di Sion. Ancora oggi, accanto agli stabilimenti della tecnica domina l'ambiente biblico, quello della vita seminomade che ci riconduce all'epoca d'Abramo, come nel sito di Harran, antichissimo centro di commercio sulle vie carovaniere, dove nel 1955 una spedizione archeologica scoprì una biblioteca in cuneiforme assiro. A noi Harran ricorda soprattutto la vocazione d'Abramo, dopo che i suoi antenati vi si erano trasferiti da Ur dei Caldei. Fu qui che Dio gli disse: esci dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu diventerai una benedizione. In te saranno benedetti tutti i popoli della terra. Genesi 12, 1-3. Ci piaccia riflettere un momento sul destino di quest'uomo, di cui il libro biblico del Siracide dice che nessuno come lui custodì la legge dell'Altissimo e nella prova fu trovato fedele. Confronta 44,19-20, e la lettera agli ebrei aggiunge: per la fede Abramo, chiamato da Dio, ubbidì per andare verso una terra che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andasse, per la fede soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, 11, 8, 9, solo fidando nella parola di colui che lo chiamava. Sotto questo aspetto la vocazione di Abramo e la conseguente uscita dalla sua terra non soltanto rappresentano la fase iniziale del disegno divino, ma fissano gli orientamenti fondamentali di un intero popolo, a tal punto che, quando con l'esilio i suoi discendenti torneranno a forza nella terra d'origine, il fatto costituirà per Israele una sciagura nazionale e un'incancellabile memoria. Nel nostro secolo abbiamo assistito all'agognato ritorno degli ebrei nella terra della promessa, dopo 2000 anni dal loro forzato allontanamento. A noi però, che non siamo qui per discuterne la legittimità, è lecito misurare quanto la vocazione d'Abramo e la promessa d'una nuova patria abbiano inciso nelle convinzioni d'una gente che, dai giorni d'Abramo in poi, considererà la terra d'origine una terra straniera, e il risiedervi un castigo. L'aspetto religioso. Che cosa era culturalmente e religiosamente la Mesopotamia?
perché i deportati ebrei non la volessero riconoscere come terra dei loro padri. Come per l'Egitto le piramidi, così uno dei documenti archeologici più imponenti della Mesopotamia sono le zikkurat, torri templari costruite sin dall'epoca più remota, formavano parte integrante d'un tempio, di cui costituivano anzi l'altare vero e proprio. Queste torri altare sembravano gettare un ponte tra il mondo terrestre e quello celeste. Del resto, l'idea d'una via che mettesse in comunicazione la terra con il cielo ha sempre ossessionato lo spirito umano, anche indipendentemente dal loro significato religioso. Gli enormi edifici cultuali mesopotamici, i quali come la Zikkurat di Babilonia, Genesi 11,19, sembravano voler dare la scalata al cielo, dovevano apparire all'esule ebreo simboli dell'orgoglio umano che il Dio d'Abramo avrebbe confuso, appunto perché sterile tentativo di comunicare con il cielo. La Bibbia dirà che la comunicazione con il cielo sarebbe stata iniziativa del cielo e non della terra, di Dio e non degli uomini. È questo il senso teologico, fra l'altro, della scala veduta in sogno dal patriarca Giacobbe, Genesi 28,10-12. Ogni città mesopotamica aveva la sua zikkurat. In lingua accadica venivano chiamate Babilu, cioè porta del cielo. Erano veri monti artificiali. D'altronde la stessa montagna era considerata allora una contrada dove abitavano le divinità. Il soprannaturale si manifestava sulle alture, intese come punto di massima vicinanza alla sede celeste. Ora la sterminata pianura fluviale mesopotamica non aveva monti. Di qui lo sforzo comunitario per preparare alla divinità una sede conforme a tali credenze, elevando una torre, una scala celeste. Erano costruite in mattoni per lo più crudi, cementati con bitume. Come anche riferisce la Bibbia a proposito della Torre di Babele, invece quella di Akar Kuf, presso l'odierna Baghdad, presenta l'interessante particolare di una struttura di blocchi d'argilla alternata a strati di stuoie. Ricordiamo che le zikkurat servivano anche da osservatori astronomici, poiché il culto degli astri stava alla base delle religioni mesopotamiche, essendo gli dei connessi con il mondo delle stelle e dei pianeti. Altra zikkurat, chiamata allora Casa Celeste, e tuttora in sito, è quella di Uruk, città a sud di Babilonia, nota sin dal III millennio, nominata nel libro della Genesi 10,10. Fu patria di Gilgamesh, l'eroe della cosmogonia sumerica. Ma la torre altare di Ur, la città originaria della stirpe d'Abramo, nella Mesopotamia meridionale, fu uno dei prototipi delle torri babilonesi, risale al 2100 a.C., 3 secoli circa anteriore ad Abramo. Una triplice rampa di scale portava al santuario sulla vetta, dove il re saliva ogni anno per compiervi riti ritenuti sacri. Il primo ripiano misura 40 metri di fronte e 60 di lato. Ai piedi dell'edificio vi era una corte e un tempio contornato da un grande recinto. Da notare che i mattoni di cui era rivestita, in cotto e perfettamente squadrati, recano ciascuno il nome del fornaciaio. Si chiamava Ur-Nammu. Passando ora dai grandi monumenti religiosi ai più piccoli ma non meno preziosi documenti che gli scavi nell'area mesopotamica hanno riportato alla luce, i sigilli, appunto, diremo che tali erano le carte d'identità dell'epoca. Ne sono stati ritrovati in grande quantità, incisi con stupefacente perizia su pietre dure, dove si vedono ritratte solitamente scene mitologiche, spesso di notevole importanza per la storia delle religioni e utili anche per l'interpretazione di certe forme letterarie presenti nella Bibbia. La frequenza dei sigilli mesopotamici denota uno spiccato senso della proprietà personale. Lo storico greco Erodoto scrive che a Babilonia tutti possedevano un sigillo, poiché esso serviva come firma da apporre e costituiva quindi un simbolo personale. Il sigillo è un oggetto menzionato molto spesso nella Bibbia. Nel libro di Giobbe è detto che Dio sigilla la terra con l'aurora, 38,12-14, in quanto la luce ne rivela la forma. Sigilla il libro dei suoi disegni, è scritto nell'Apocalisse, 5,12, perché sono soltanto suoi. Sono espressioni che indicano la sovranità di Dio sulle creature e sulla storia. In San Paolo, ad esempio, sigillo equivale a battesimo e all'unzione dello Spirito Santo, seconda Corinzi 1,22, perché rende il credente creatura appartenente esclusivamente a Dio. L'aspetto culturale. I Sumeri, che non erano di razza semitica, furono gli inventori della scrittura. Durante il III millennio essi riuscirono a far evolvere la scrittura da pittografica, che ritraeva l'immagine, a ideografica, e da ideografica, o simbolica, a sillabica. Sarebbe poi diventata alfabetica con i Fenici di Ugarit. Quest'ultimo passaggio avvenne verso il XVI secolo.
Fra i modi di scrivere mesopotamici tutti conoscono la grafia cuneiforme, irta e misteriosa, veniva tracciata con uno stiletto a punta tronca su una tavoletta di creta molle, perciò lo stilo lasciava sul piano della creta un segno con capocchia a forma di cuneo. Poi il mattone crudo veniva essiccato al sole o anche cotto al forno, di qui la loro durata. Questo tipo di scrittura venne adottato in almeno 10 aree linguistiche del Medio Oriente, ad eccezione dell'Egitto. È stata decifrata soltanto verso la metà del secolo scorso, con grande vantaggio per la conoscenza delle culture che fanno da sfondo ai primi piani dell'ambiente biblico veterotestamentario. Così, fra i due estremi da noi scelti, le zikkurat e i sigilli mesopotamici, si trova oggi nelle nostre mani un immenso materiale culturale e religioso, redatto in scrittura cuneiforme su tavolette d'argilla, le quali, allo stato attuale degli scavi, superano di già il 500.000 di unità. È superfluo far notare che l'Antico Testamento è tributario della lettura mesopotamica sia per la derivazione della lingua in cui è scritto, sia per le forme letterarie in cui articola il suo pensiero. I cosiddetti generi letterari biblici hanno i loro modelli in quelli accadici, o vetero-babilonesi, i quali alla loro volta dipendono da quelli originari sumerici. Tali sono, ad esempio, le lamentazioni sulle città distrutte, i proverbi, la personificazione della sapienza, il motivo del giusto paziente o Giobbe, le cronache dei re, gli oracoli, gli inni alla divinità, le leggi. Anche il Giobbe mesopotamico, ad esempio, si pone il problema del mistero del male, e altrettanto dialogata è la stesura del componimento. La differenza del Giobbe ebraico consiste però nell'unicità del Dio a cui parla, nella concezione della sua sapienza in cui trova risposta il problema della santità divina al di sopra del capriccio delle divinità mesopotamiche, nella protesta d'una innocenza morale anziché puramente legale o rituale. Si tenga presente che la civiltà mesopotamica fu sempre religiosa, ciò costituisce uno degli elementi più cospicui di quello che viene chiamato ambiente biblico. Per dirla con il Vico, tale epoca riassume in una l'età degli dei e l'età degli eroi. Solo quando si conobbero le tradizioni dell'epoca eroica della suddetta civiltà, ci si accorse che esistevano, al di fuori della Bibbia, tradizioni parallele su varie tematiche che si credevano esclusive della Bibbia, quali la creazione del mondo, il diluvio universale, la Torre di Babele, la concezione del cosmo e molte altre cose. Il che, sulle prime, creò qualche smarrimento fra gli esegeti e anche ingloriose resistenze, ma di breve durata. Esistono dunque testi babilonesi sulla creazione del mondo ben anteriori a quello che abbiamo nel Genesi, ma che non possono in nessuna maniera essergli paragonati per dignità di pensiero o per coerenza teologica, tantomeno per la trascendente concezione che la Bibbia ha del suo Dio. L'unico rapporto esistente fra le due tradizioni è dato dalla concezione del mondo fisico, della cui costituzione scientifica però la Bibbia non si interessa. Inoltre la cosmogonia babilonese è anche una teogonia, vale a dire, non solo vi nascono le cose e il primo uomo, ma insieme vi nascono anche gli dei, cosa affatto impensabile alla Bibbia. Appunto, l'albero della vita era un altro mito diffusissimo in Mesopotamia sin dai tempi prebiblici, rappresentato su vari oggetti d'uso, come gli ornamenti e le stoviglie. Esso attesta la convinzione che quei popoli avevano dell'esistenza d'un albero i cui frutti avrebbero garantito la vita immortale a chi li avesse mangiati. Ebbene, in un sigillo babilonese del III millennio, oggi al British Museum, accanto all'albero della vita sono ritratti due individui con attributi divini, le corna, in atto di stendere la mano verso il suo frutto, avendo alle spalle due serpenti. Alcuni hanno preteso scorgervi una rappresentazione mitologica del peccato originale, mentre tutta la scena vuole rappresentare ciò che è prerogativa degli dei e non degli uomini. Non possiamo concludere questa rapidissima panoramica sull'ambiente culturale mesopotamico in generale senza notare ulteriormente che l'influsso dei Sumeri sui Babilonesi e Assiri si operò soprattutto attraverso il diritto e la morale. Molte fra le leggi di Mosè seguono uno schema mesopotamico, per il modo di formularle e nella prescrizione delle relative sanzioni penali. Uno dei documenti più importanti degli ordinamenti giuridici e sociali della civiltà mesopotamica è il cosiddetto Codice di Hammurapi, una stele alta 2,25 metri, in basalto, che reca scolpite le leggi raccolte da questo sovrano babilonese del XVIII secolo a.C. Nella parte superiore del cippo, il re è ritratto a colloquio con Shamesh, il dio sole, che lo illumina nella difficile impresa di legiferare per un popolo.
Reca incisi 282 articoli di legge, che gettano una luce anche sulla legislazione mosaica raccolta nel Pentateuco, in molti punti derivata senz'altro dalla tradizione giuridica mesopotamica. Riguardo ai re legislatori mesopotamici, ricordiamo che sulla sponda destra del Medio Eufrate venne scoperta decenni or sono la città di Mari, oggi Tel Hariri, nella Mesopotamia settentrionale, dove vennero ritrovate circa 20.000 tavolette in scrittura cuneiforme, appartenenti all'archivio d'un regno abbattuto dal re babilonese Hammurapi. Sono documenti che lumeggiano anch'essi l'età dei patriarchi, ma soprattutto ci hanno rivelato una ideologia della regalità, secondo la quale il re era visto nella sua prerogativa di rappresentante della divinità. Ora il tema della regalità è un argomento importante anche nella Bibbia, specie nei Salmi, dove re è prima di tutto Yahweh, il cui dominio viene trasferito per elezione sul re della dinastia davidica, alla condizione della fedeltà, e pienamente sul Messia, il quale alla fine dei giorni restituirà nella santità questo dominio a Dio. Inoltre, di recente, non lontano da Mari è stata riscoperta Ebla, una città della Siria nord-orientale, distrutta verso il XV secolo a.C., dove fra l'altro sono stati ritrovati testi in cuneiforme di notevole interesse culturale. Essi non tarderanno a essere utilizzati anche dagli esegeti della Bibbia, specie nell'ambito degli attributi cultuali resi alla divinità in un'area linguistica che, nelle sue propaggini, comprenderà pure l'ebraico biblico. Potremmo dire, quindi, che la Mesopotamia sta alla filologia dell'Antico Testamento come Abramo sta all'origine della fede nel Dio della Bibbia.